Ciao a tutti amici di Click in Tour, benvenuti e bentornati sul nostro canale. Siamo da poco tornati dal nostro bellissimo viaggio in Fantastico, Islanda fantastico. e vogliamo raccontarvi come abbiamo organizzato il viaggio e darvi qualche comodo consiglio. Perché abbiamo scelto l'Islanda? L'Islanda era una meta che ci piaceva visitare già da parecchio tempo, infatti avevamo già organizzato e prenotato tutto per marzo 2020, ma a pochi giorni dalla partenza siamo Bam. stati costretti ad annullare il tutto causa Covid. Ci siamo rimessi in ballo quest'anno e abbiamo riorganizzato il tutto. Il periodo che abbiamo scelto è stato fine settembre, inizio ottobre. Perché questo periodo? La nostra intenzione era quella di visitare gran parte dell'isola e avere anche la possibilità di vedere l'aurora boreale. Quindi dovevamo trovare un giusto compromesso tra le ore di luce e le ore di buio. Inoltre, per poter vedere l'aurora boreale abbiamo studiato il tutto tramite l'app di Stellarium, che adesso Andrea ci racconta un po' come. A me piace vedere l'aurora boreale senza la luna o luci particolari extra. Diciamo che io nel tempo ho avuto maggiore esperienza nel fotografarla appunto senza luna e magari un po' sulle fotografie la luna va a rovinare un po' le fotografie, anche se in alcuni casi la luce della luna aiuta molto. Quindi noi ci siamo dati una mano con Stellarium e praticamente siamo andati a vedere quando la luna sorgeva e tramontava, quanto era piena o crescente e si riesce a capire anche gli orari in cui c'è l'alba e il tramonto. Detto questo, abbiamo localizzato più o meno nel periodo di fine settembre, inizio ottobre. Inoltre questo periodo ci avevano consigliato perché c'erano dei colori autunnali spettacolari e c'era anche poca probabilità di trovare la neve. E eventualmente strade particolari chiuse o attrazioni particolari chiuse. Abbiamo scelto di fare il giro in senso orario così da tenere, vabbè, le grandi attrazioni, quelle del sud, a fine tour e soprattutto per avere il modo di non andare troppo avanti col periodo e quindi trovare un meteo un po' più magari pericoloso, tra virgolette, cioè nel senso abbiamo detto facciamolo subito così almeno ci togliamo magari il problema della neve che magari più ci spostavamo avanti più c'era quel rischio. Detto questo, ci siamo messi a guardare i voli aerei e gran parte delle compagnie aeree erano tutti con lo scalo, fino a quando abbiamo trovato un'offerta di una compagnia aerea che metteva a disposizione un volo diretto con partenza il 24 di settembre e ritorno l'8 di ottobre e siamo stati fortunati anche perché questo volo aveva anche degli orari abbastanza comodi. Infatti siamo arrivati a Keflavik verso le 17 e abbiamo avuto la possibilità di fare tutto con calma, ritirare la macchina, fare la prima spesa e spostarci già leggermente fuori Reykjavik, così da riposarci poi e partire il giorno dopo con il Belli nostro rilassati. primo giorno di tour. Anche il ritorno con partenza dalle 17 da Keflavik, quindi abbiamo sfruttato fino alla fine tutta la mattinata e il primo pomeriggio anche del giorno di ritorno. Abbiamo scelto un volo che ci permettesse di portare un bagaglio da stiva a testa da 23 kg più 2 bagagli a mano, così da mettere tutta l'attrezzatura Per essere fotografica e sicuri in tutto. Dopo aver prenotato i voli ci siamo messi a prenotare la macchina in autonoleggio locale e dopodiché abbiamo scelto una macchina 4x4. Una 4x4 per avere una maggiore sicurezza anche sulla circolazione. Noi avevamo idea di girare sulla ring road, però poi se ci veniva in mente di sforare un attimino in qualche strada, poi non conoscendo com'è il territorio lì né il meteo che ci saremmo trovati davanti, abbiamo detto
detto facciamo la 4x4 e ci togliamo qualsiasi problemi. Infatti è stata la scelta migliore, perché durante il nostro percorso, durante il nostro itinerario abbiamo visto che c'erano molte strade dove l'accesso era consentito solo ai mezzi 4x4. Piccole strade fuori per raggiungere le nostre case, i nostri appartamenti erano magari sterrate, sicuramente molto più difficoltoso a percorrere con una macchina normale. Si spende un po' di più rispetto Quello alle sì. auto normali, però come sicurezza ne vale assolutamente la pena. E abbiamo scelto la compagnia di autonoleggio che in base alle recensioni ne parlavano tutti bene e aveva prezzi abbastanza accessibili. Siamo stati fortunati perché ricontrollando il sito un paio di mesi dopo abbiamo trovato un'offerta dove si abbassava leggermente il prezzo dell'autonoleggio della macchina e in più ci dava la possibilità di aggiungere il secondo guidatore. Quindi un consiglio che vi diamo è quello di ricontrollare i siti qualche settimana, qualche mese dopo, perché può uscire sempre qualche offerta. Ovviamente abbiamo scelto la macchina con l'assicurazione completa. Consigliatissimo, consigliatissimo, E inoltre noi abbiamo aggiunto anche l'assistenza stradale. L'ultima cosa che abbiamo poi prenotato prima di partire è stata l'assistenza sanitaria. Essendo in Unione Europea è comunque inclusa con il nostro tesserino sanitario, però noi per maggior sicurezza abbiamo deciso di farla. che è un'assicurazione extra che si fa con le conosciutissime compagnie assicurative, giusto? Sì, Sì. sì, con prezzi abbastanza comunque contenuti anche quelli. Dopodiché abbiamo prenotato i nostri alloggi. Abbiamo preferito e deciso di prenotare case, appartamenti e non hotel per la possibilità di avere la cucina, così da essere comodi per prepararci le cene e i pranzi per il giorno dopo e comunque per avere un'autonomia nostra. Abbiamo scelto in totale 6 case più un hotel che poi vi racconteremo il perché, che non fossero tanto distanti tra di loro, così in caso di maltempo o quant'altro avevamo comunque una distanza minima da percorrere. Anche perché lì in caso di maltempo chiudono la strada e non si va né avanti né indietro. E inoltre che non ci fossero tanti chilometri da percorrere per raggiungere le attrazioni principali che volevamo vedere. Adesso dici perché abbiamo scelto l'hotel? Abbiamo aggiunto un qualcosina da visitare, quindi abbiamo capito che la distanza si allungava un attimino, abbiamo preferito fermarci quella notte in più tra due destinazioni e quindi ci abbiamo messo dentro un hotel, però alla fine ormai era troppo tardi, case non abbiamo trovato se non a prezzi pazzeschi, pernottamento, l'abbiamo trovato anche a basso prezzo fortunatamente, con la colazione, almeno quella. Quindi ci siamo organizzati per preparare da mangiare prima e poi siamo andati in quell'hotel lì, che comunque vabbè, è andata bene. Anche sulle case vi consigliamo di prenotarle con largo anticipo perché soprattutto al nord o comunque in determinati posti la disponibilità è molto limitata e se volete trovare dei prezzi competitivi dovete prenotare con largo anticipo. Se posso aprire una parentesi, sia negli hotel, se possibile anche per la macchina, se si scelgono delle opzioni con modifiche o cancellazioni gratuite, sarebbe il meglio perché la modifica è sempre dietro l'angolo. Quindi questo è tutto quello che abbiamo prenotato prima di partire. Finalmente arriva il 24 di settembre. Arrivati in Islanda dopo aver ritirato i bagagli, all'uscita dall'aeroporto ci aspettava un comodissimo pulmino che faceva tappa in tutti gli autonoleggi vicino all'aeroporto. C'era la possibilità di raggiungere il nostro autonoleggio anche a piedi, però questo pulmino si è rivelato veramente comodo perché avendo le valigie e quant'altro ci ha evitato molta fatica. Arrivati all'autonoleggio abbiamo ritirato la macchina in totale autonomia perché prima di partire noi avevamo già effettuato il check-in e mentre eravamo in volo l'autonoleggio ci ha inviato una mail contenente il codice di sicurezza per poter aprire appunto la cassetta
all'interno della quale si trovavano le chiavi della macchina. Quindi abbiamo ritirato la macchina, ci è subito arrivata poi una mail dalla compagnia nella quale ci dicevano i danni, i chilometri, quantità di gasolio che aveva. La prima tappa è stata al supermercato, anche se qualcosa eravamo riusciti a portarci già dall'Italia all'interno dei bagagli da stiva. Giusto per coprire l'emergenza. Almeno i primi giorni. Ci siamo fermati appunto al supermercato dove abbiamo fatto una prima spesa. Ci sono diverse marche di supermercato, comunque per quello che abbiamo potuto vedere noi, tutte ben organizzate, ben attrezzate. Si trova di tutto e di più come nei nostri supermercati in Italia e ci sono marche anche italiane. Una curiosità sui supermercati è che i reparti frigo, quindi carne, verdure e quant'altro, in Islanda si trovano addirittura in celle frigorifere. Un freddo, mamma. Quindi idee chiare. Entrate sempre ben vestiti perché fa veramente freddo. I supermercati aprono in tarda mattinata, nel senso che prima delle 9, delle 10 i supermercati non aprono e hanno un orario di chiusura poi verso le 20 o le 21. E al supermercato si trova le birre così, ma per i superalcolici ci sono dei supermercati quasi sempre attaccati al supermercato generale che vendono appunto solo i superalcolici. Adesso vediamo nello specifico come funzionano i check-in e i check-out delle case. Anche qui, come per la macchina, abbiamo fatto sempre tutto in autonomia. In alcune case i proprietari ci lasciavano la chiave direttamente nella serratura e al check-out dovevamo rimetterla o nella serratura o sul tavolo della cucina, mentre altre case erano dotate della cassetta di sicurezza vicino alla porta d'entrata dove i proprietari ci davano il codice per poterla aprire e prendere le chiavi. Anche questo metodo è comodissimo perché se capita di arrivare tardi o quant'altro si può fare tutto in autonomia, quindi non si è legati a orari di arrivo, di partenza. Tutte le case che abbiamo prenotato erano tutte ben attrezzate, anche come piano cottura, come pentole, come stoviglie, tutto, sì, coperte, lenzuola. E soprattutto anche, esatto, che avevamo chiesto la biancheria, tipo lenzuola, asciugamani, così c'hanno tutto. Anche i phon e prodotti per la pulizia. Anche bagnoschiuma e shampoo in alcune case abbiamo trovato addirittura già all'interno. E una cosa comoda che noi ci siamo portati dall'Italia è stata la piastra. Cioè in Islanda hanno quasi tutti i piani di induzione, quindi per determinate cose come noi, la moka per Perché io noi. sono viziato e voglio bere il caffè, quello buono con la moka, abbiamo dovuto portare la piastra che trasformava appunto da induzione a caffettiera normale, se no non funziona. Quindi quello controllatelo prima di partire perché è una buona cosa da portarsi. L'unica cosa che non abbiamo trovato forse in tutti era persone di condimento, l'aceto, il sale, quello ogni tanto mancava. La casa era comoda anche per prepararci il pranzo, da portarci appunto in giro quando eravamo fuori casa. Infatti noi ci siamo portati un comodissimo scaldavivande con presa 12 volt da inserire negli accendisigari. Così facendo in circa 20-30 minuti si riscaldava la pasta e riuscivamo a mangiare un piatto caldo. Avevamo poi tutto il set, il corredo di posate in plastica, bicchierini in plastica e piatti di plastica, facevamo proprio un piccolo camping sulla macchina e si pranzava lì. Comodissimo. Per l'acqua avevamo delle comodissime borracce. Non comprate l'acqua in Islanda perché l'acqua dei rubinetti è assolutamente potabile, quindi noi a casa ci riempivamo la borraccia e ci portavamo in giro quella. E poi un piccolo thermos per avere magari tè o caffè sempre caldo. Che anche quello si è rivelato comodissimo, soprattutto la notte quando eravamo in giro a caccia di aurora boreale, per poterci scaldare un attimo
attimo, è stato veramente comodo. E inoltre avevamo portato anche una bella borsetta termica dove andavamo magari durante i trasferimenti a inserire, non so, magari compravamo la carne o cibo che doveva rimanere un po' più al fresco, da usarlo come appunto borsa da trasporto tra le varie tappe. Noi abbiamo pianificato il nostro itinerario a tappe. Come l'abbiamo scelto? Allora, ci siamo letti e riletti diverse guide, ci siamo segnati i posti da vedere. Dopodiché abbiamo studiato in base a dove avevamo gli alloggi e in base alle tempistiche e chilometri, quando posizionarli, dove, e costruire così un itinerario che non fosse troppo pieno e con tanti chilometri da fare. Dopodiché, avendo pianificato la giornata, abbiamo messo dei punti col punto di domanda, diciamo, perché se riuscivamo a vedere tutto quello che ci eravamo prefissati di vedere e ci avanzava altro tempo, avevamo già anche il posto da andare a vedere poi successivamente. Noi ci eravamo stampati a priori tutto il nostro piano proprio a mappe con tutti i vari percorsi che dovevamo fare, calcolando tipo tempistiche di viaggio in auto tra una tappa e l'altra, e giusto per avere un'idea anche quanto ci voleva per vedere appunto quell'attrazione. E avevamo anche dei piani B, se in caso di maltempo non riuscivamo ad andare in quella determinata zona, avevamo delle altre attrazioni da riuscire ad andare a visitare. Come avrete capito, non è stato facile mettere giù il nostro itinerario. L'abbiamo studiato e pianificato e ci abbiamo messo diverso tempo, quindi anche lì Modifiche, cancella, cambia, muovetevi no? con largo anticipo, perché Esatto. noi un paio di mesi diciamo che ce li abbiamo messi tutti per pianificarlo alla perfezione. E le basi le avevamo già dal 2020, quindi peggio ancora. Però siamo stati bravi perché Sì, tutto quello che avevamo pianificato di vedere siamo riusciti a vederlo senza correre. I risultati li vedrete nei video che poi usciranno prossimamente di tutti i vari episodi appunto del nostro tour. Un'altra cosa che volevamo parlare è il rifornimento del mezzo come carburante. Noi ci abbiamo speso tantissimo, anche perché abbiamo fatto circa 4.300 km, una cosa del genere, tantissimi. Ci sono un 4-5 marche di rifornimento, si trovano molto più frequentemente nella parte sud e ovest, mentre nella zona est e nord sono già un po' più distanti tra di loro. Noi abbiamo passato anche quasi un bel centinaio di chilometri senza trovare neanche un posto dove rifornire l'auto. Quindi il consiglio è quello che, se si ha idea di fare una lunga tratta o comunque per avere una certezza maggiore, di rifornire magari con un bel pieno. Abbiamo poi nei nostri video ci saranno dei momenti in cui abbiamo fatto delle riprese come fare effettivamente il rifornimento. Sceglie un po' la lingua, si inserisce la tessera, che lì si paga solo e esclusivamente a tessera. Si può magari optare per scegliere appunto una cifra già preimpostata e fare il rifornimento in quella maniera. Il nostro autonoleggio della macchina ci ha fornito fino a chiavetta, che era convenzionato con una marca di distributore, e una volta che noi siamo arrivati al distributore avvicinavamo questa chiavetta al lettore e ci dava un piccolo sconto. Nella maggior parte dei distributori c'è anche la possibilità di lavare, spazzolare, aspirare la macchina e inoltre anche di gonfiare le gomme. E cosa buona, è tutto totalmente gratuito. Ed è comoda per quando bisogna riconsegnare l'auto, che la vogliono bella pulita, e lì a fare determinate strade l'auto si concia da buttare proprio. Per rimanere nel tema della macchina, una cosa molto importante in Islanda sono i limiti di velocità. Praticamente nelle strade extraurbane, che praticamente sono la maggior parte delle strade che troviamo appunto lì, è di 90 all'ora. Si scende a 80 quando sono sterrate, quindi vengono chiamate. Quando si arriva al centro abitato, il limite scende a 50, c'è proprio il cartello. Poco dopo ci sono anche dei pannelli luminosi che ci indicano appunto la velocità che stiamo
andando. Il centro proprio del paese, la velocità può variare anche tra i 40, i 35 e i 30 km all'ora. Lì i cartelli sono uguali ai nostri, la guida è uguale alla nostra, hanno solo lo sfondo giallo a differenza dal nostro, e anche lì ci sono le autovelox, cosa da stare molto attenti, molto molto attenti. Quindi rispettate sempre i limiti. Esatto, noi ne abbiamo trovati un po', Parecchi. sono soprattutto dentro le gallerie, però sono tutti comunque ben segnalati, c'è proprio il disegno come da noi una sottospecie di macchina fotografica. E un'ultima cosa sulle strade, vi ricordiamo che le F-Roads sono solo per i mezzi Esatto. 4x4, mentre il resto della Ring Road è accessibile a tutte le tipologie di macchina. Lungo tutta la Ring Road ci sono le aree di sosta e nei punti particolari ci sono proprio i punti panoramici con addirittura in alcuni casi tavolini e sedie per chi vuole fare il picnic anche addirittura. Comodissime, proprio organizzatissime. Tutte le strade in Islanda sono gratuite tranne un piccolo pezzo che vada a Kureri verso est dell'isola. C'è un tunnel che è a pagamento. Si paga sul sito e si ha la possibilità di pagare 24 ore prima o 24 ore dopo il transito. E mi raccomando, se lo percorrete pagate perché arriva la multa, altrimenti si inserisce il numero della targa con la carta e si paga, facilissimo. Esatto. Quando si percorrono le strade in Islanda c'è da prestare molta attenzione anche agli animali lungo la strada. Infatti abbiamo trovato alcune pecore sul bordo della strada oppure che ci attraversavano la strada e Pazze proprio, anche un cane una volta. quindi c'è da andare piano e da stare attenti a questi animali quando li vedete. E un'altra cosa da fare molta attenzione sono i sassi. Io ne ho beccato uno, fortunatamente non mi ha fatto niente al vetro, però non è raro che succede. Praticamente la macchina davanti a te, strada un po' sterrata ma anche asfaltata, che magari c'hanno dei sassi, pum, proiettano il sasso, ti arriva sul vetro, bam, crepa. Poi con le temperature basse è un attimo che si forma proprio la crepa enorme e quindi non si può circolare. Quindi anche su quello attenzione. Mantenete le distanze di sicurezza. Esatto. E una cosa che abbiamo notato è che le macchine quando ti superano, ti sorpassano, appunto per evitare questo problema, stanno Non nella rientrano corsia subito, opposta diciamo. un po' più di tempo piuttosto che rientrare subito appena ti hanno Così almeno non superato. tirano su tutta la roba. Passiamo adesso a parlare delle attrazioni principali. Alcune di esse, soprattutto al sud, abbiamo notato questa cosa, hanno il parcheggio a pagamento. Praticamente prima di entrare all'interno del parcheggio c'è una telecamera che ti legge la targa. Nel parcheggio poi c'è un totem. Prima di andare via inserisci il numero di targa, inserisci anche le prime lettere della targa e in automatico ti viene fuori la foto che ti ha scattato la telecamera all'inizio. Ci sarà anche un video qui di come si Come si effettua paga? appunto il pagamento. Selezioni o inserisci comunque la targa e paghi con la carta. Abbiamo notato che bene o male sono tutte tariffe giornaliere sui 700-750 ISK per le macchine, per le utilitarie normali 5 posti. Sono circa 5-6 euro e puoi stare dentro quanto vuoi. In altri parcheggi non c'è il totem ma si paga tramite un'app che si chiama Parka. Anche lì inserisci il numero di targa, il numero della carta di credito e si paga. Solo in un'attrazione abbiamo trovato un parcheggio a tempo, quindi la telecamera all'entrata del parcheggio ci ha letto l'orario di entrata e di conseguenza quando siamo andati a pagare ci ha calcolato in automatico quanto si è stati dentro e di conseguenza in base a quello è uscito il costo del nostro parcheggio. Che era Reykjaladur, il fiume dove abbiamo fatto il bagno, quello fiume termale, esatto. a sud. Altre attrazioni invece hanno il parcheggio completamente gratuito,
Comunque i parcheggi a pagamenti sono ben segnalati dai cartelli. Ah sì, non si può sbagliare lì. Passiamo a parlare dei telefoni cellulari. Le nostre compagnie telefoniche prendono bene o male tutte, anche se con giga ridotti, quindi se avete intenzione di utilizzare internet informatevi prima su quanti giga avete. E se dovete usare come navigatore Google Maps, il nostro consiglio è quello di scaricare dall'Italia le mappe offline, così da non utilizzare giga quando siete lì. Altra cosa, kit elettronico che abbiamo portato è stato delle... Radioline. Esatto. Infatti, al posto di utilizzare i cellulari, se dovevamo comunicare tra di noi ed eravamo distanti, certo non lontani chilometri, ma una distanza abbastanza di minima, metri. utilizzavamo queste comodissime radioline. Un'altra cosa, parlando di strade, navigatori così, vi consigliamo prima di partire, sempre per il vostro itinerario, comprare una cartina, ma soprattutto prima di partire, proprio la giornata, prima di mettervi in macchina, controllate sempre il sito Safe Travel che vi aggiorna sulla chiusura di strade, lavori in corso e quant'altro. Esatto. Un altro sito da tenere sempre sotto controllo, oltre a Safe Travel, è Vedur, che vi aggiorna invece sulle condizioni meteo. Quindi questi due siti salvateveli perché serviranno sempre, tutti i giorni, a tutte le ore. Una delle ultime informazioni che vogliamo darvi è sul volo col drone in Islanda. Diciamo, prima di partire volevo ringraziare che io avevo sentito un ragazzo che era appena tornato dall'Islanda su Facebook, mi aveva dato dei grandi consigli e mi aveva spiegato un po' come funzionava e come aveva fatto lui. Detto questo, come funziona? Praticamente come qui da noi il volo dei droni è vietato all'interno dei parchi, in Islanda ci sono un sacco di parchi, ma soprattutto anche un sacco di aree naturali, aree protette, aree riservate, aeroporti, eccetera, eccetera. Siamo andati sul sito della navigazione aerea islandese, abbiamo visto un po' le regole generali che ci sono lì, sono più o meno come le nostre, e poi abbiamo dovuto contattare i vari parchi. In alcuni bisognava, già solo per chiedere informazioni, pagare per avere appunto queste autorizzazioni, quindi abbiamo deciso in quei parchi di non volare, anche perché in molte attrazioni era appunto vietato, cioè non davano permesso se non per qualcosa di particolare. Mentre nel parco del Vatnajökull abbiamo fatto una richiesta a tempo debito, scrivendo proprio nel dettaglio dove volevamo volare, perché il motivo, il tempo, la durata, eccetera eccetera. C'è appunto questo format da compilare e nel giro proprio di pochissimo abbiamo avuto proprio la risposta dove venivamo autorizzati a effettuare questi voli, quindi felicissimi perché volare con sicurezza e volare comunque con rispetto di questo paese, eccetera eccetera, fa volare anche molto più rilassati. Ci hanno dato determinati orari, nel senso prima delle 9-10 del mattino oppure dopo le 16-17 del pomeriggio. Dove magari c'era un'affluenza di turisti inferiore, però comunque hanno risposto tutti in maniera proprio rispettosa, proprio veramente... Sono veramente da plagiare questi enti perché abbiamo sempre avuto risposta da tutti, ci hanno dato moltissimi consigli, ci hanno dato una grandissima mano su questo. E una cosa che ci avevano poi detto di controllare era appunto una mappa che noi ci siamo stampati e tramite questa mappa, il sito di Google Maps per vedere più nel dettaglio dove eravamo noi e se, andavamo a vedere tutte le zone che erano qui colorate, noi non potevamo effettuare il volo se non magari con un'eventuale richiesta, mentre nel resto delle zone, se non c'era qualcosa di privato o di particolare, potevamo volare. Quindi noi ci siamo basati su queste cose che ci avevano detto e abbiamo fatto appunto dei voli in tranquillità. Le zone private, come per esempio il monte Vestrahorn a sud oppure Kerrit Crater, si può chiedere direttamente ai proprietari. Infatti queste sono le uniche due attrazioni private dove si paga anche un biglietto per poter entrare. Per il monte c'è stato concesso il permesso, quindi siamo riusciti a volare, mentre
per il Kerit Crater No. non ce l'hanno concesso e non siamo riusciti, però lì si può chiedere direttamente al proprietario. E poi comunque all'interno di tutte le attrazioni è proprio specificato, cioè c'è proprio un bel cartello grosso dove c'è proprio il disegno del drone con una sbarra, quindi lì non si può volare. E poi sta ovviamente a ognuno di noi basarsi su queste regole, che nel rispetto è meglio seguire. Una volta rientrati in Italia abbiamo notato che per ogni pagamento effettuato tramite carta la nostra banca si tratteneva una piccola commissione in base all'importo pagato per il cambio valuta. Noi abbiamo utilizzato bancomat, carte di credito e carte prepagate senza nessun problema. Assolutamente. Infine un'ultimissima cosa, una curiosità è che lungo la strada, lungo la Ring Road ci sono dei bagni pubblici. Ah, i bagni, mamma, è vero, questo da dire. Dei bagni pubblici comodissimi, totalmente gratuiti, pulitissimi con carte igieniche e i lavandini con l'acqua calda, con il Esatto. sapone per le mani, con Sei la disperso tovaglietta per nel nulla, ma asciugare. chissà come mai c'è l'acqua calda, puliti, cioè proprio tenuti benissimo, una precisione veramente Chapeau agli islandesi per questo. quasi un bagno di casa, veramente. Ma anche proprio nelle attrazioni più disperse, cioè proprio manca una cosa però, il vento, quando vi fermate e scendete dalla macchina, tenete la portiera dalla macchina perché se c'è sul vento va. Quindi un'altra cosa molto pericolosa è quella, giusto che mi ero dimenticato, ci siamo dimenticati di dirlo prima. Noi terminiamo qua questo video. Vi invitiamo a seguirci sui nostri canali, soprattutto se vi interessa la nostra avventura islandese, Anche perché perché il prossimo video che uscirà sarà sull'abbigliamento che abbiamo portato e successivamente sull'attrezzatura fotografica e video che abbiamo portato. quindi a E breve usciranno proprio questi 2 video. dopodiché partirà il vero e proprio viaggio diviso a tappe dove raccontiamo tutta la nostra avventura islandese. Detto questo, noi vi salutiamo, se vi è piaciuto il nostro video vi invitiamo a mettere mi piace ed iscrivervi ai nostri canali e attivare la campanella. Attivate la su campanella così almeno vi YouTube. arriva la notifica e non vi Non vi perdete perdete. nessun video. Noi vi salutiamo Ciao! e alla prossima. Ciao, Ciao. ciao, ciao.